Hai presente quel momento in cui vedi una persona per strada ed è tipo, io quello l'ho già visto, non so dove, ma l'ho già visto. No, è impossibile. Sì, invece, sì, ho capito. Questa è la sensazione che avrai quando vedrai questa chitarra. Konnichiwa, Gitarisotu, Shepiortone Yokoso, Watashi wa Aresandorosi Bu. Faccio schifissimo a parlare giapponese, meno male che suono meglio di come parlo giapponese, forse. Oggi sono qui per farvi vedere e farvi conoscere una probabile vecchissima amica. Perché dico così? Resta con me fino alla fine del video per scoprirlo. Intanto però, mettiamola comoda. Unboxing! Eccola qui! Lei è la FGN Odyssey. Con i ragazzi di Musical Store 2005 e Mogar abbiamo iniziato una terapia di disintossicazione dalle spolvere. Andiamo per gradi però. Calma, per favore. Le cose importanti si fanno piano piano. Prima è arrivata la PRS, ora una Super Strat e ti dico già che succederanno delle cose che pam 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 pam. Ed è poco ancora. Iscriviti al canale e attiva la campanellina, così almeno sei il primo a sapere le cose. E se vuoi qualche spoiler, vai a seguirmi su Instagram. Quindi, visto che avete apprezzato i video un po' più raccontati come quello su BB King che trovi qui sopra, oggi voglio raccontare un'altra storia, ma stavolta si parla di un marchio di chitarre, ovvero FGN. E poi vi racconto anche tutti i dettagli su questa chitarra. FGN è il marchio delle chitarre Fujigen. Fujigen è un'azienda giapponese produttrice di chitarre che ha lavorato per tantissimi anni su licenza per altri grandi marchi, Ibanez, Fender, Yamaha, Epiphone. Cosa vuol dire produrre su licenza? Loro mettevano la costruzione della chitarra nel loro stabilimento e Fender, ad esempio, ci metteva l'idea della chitarra. Tipo, ciao Fujigen, sono Fender, mi puoi fare 832.000 strato e 43 tele? Ciao Fender, sono Fujigen. Ok, quindi una volta uscite dalla fabbrica le chitarre verranno poi marchiate come Fender, in questo caso Made in Japan ad esempio. Tra l'altro scrivimi nei commenti se hai una chitarra di quei grandi marchi e Made in Japan. Se così fosse, magari hai davvero questa chitarra e non lo sai. Poi magari invece lo sapevi già e niente, sei bravissimo, quindi lascia un like. Sai cosa significa produrre chitarre per quei colossi? Vuol dire conoscerne ogni punto di forza ma anche ogni punto debole. Ed è proprio da qui che nasce lo scopo di FGN. Hiromi Kamijo non è che mi fa ridere lui, è che faccio schifo io con la pronuncia. Comunque, lui è il presidente e spiega davvero bene l'obiettivo di FGN. Dalle parole che usa si capisce benissimo quanta passione ci sia dietro. E se non ci credi, testuali parole. そのいいところをこの FGN ギターには投入して In sostanza dice che producono chitarre FGN con passione per rendere i chitarristi entusiasti di suonarle. E comunque chi può capirlo più di loro? Vi dico solo che per lavorare lì dentro non solo serve essere tra i migliori nel campo, ma anche essere un grandissimo appassionato di chitarra e di musica in generale. Tutto questo per poter capire le reali esigenze di chi avrà in mano poi una tua creazione. E la volete sapere una mossa geniale che ha messo in pratica Fujigen? Allora, loro hanno una grandissima esperienza e conoscenza di cosa rende una chitarra molto buona e di quali siano i punti deboli dello strumento stesso. Ecco, FGN vuole sfruttare questi punti di forza e intervenire sui punti deboli per costruire le migliori chitarre prodotte in Giappone e diventare un punto di riferimento. In più, anche grazie ai materiali pregiati, queste chitarre raggiungono livelli di qualità altissimi. Per dire, niente da invidiare alle cugine americane. Ora parliamo in modo approfondito di questo strumento. Direi che è palesemente una solid body appartenente al mondo delle Super Strat. Infatti possiamo notare la configurazione HSS con humbucker al ponte splittabile. Così anche per i più esigenti abbiamo tutte le sonorità possibili. I pick-up sono Seymour Duncan. Per sapere i modelli esatti in descrizione trovi il link alla chitarra con tutti i nomi precisi di tutti i pick-up. La scala della chitarra è 25,5, tipica scala Fender. Per quanto riguarda i legni invece abbiamo il body in tiglio con un acero fiammato come top che è una meraviglia. Insieme alla PRS sarebbe da mettere lì sullo stand, passare le giornate a guardarla.
mentre si suona una Les Paul. Fujigen è sempre stata molto avanti a livello tecnologico. Pensa che è stata la prima azienda produttrice di chitarre ad utilizzare macchine a controllo numerico per il taglio del legno per body e top. Questo si traduce in qualità costante. Tutti i pezzi sono tagliati allo stesso modo e con grande precisione, quindi trovare dei difetti diventa davvero difficilissimissimo. Molte volte mi avete detto che sorvolo un po' sui dettagli di manico e tastiera. Effettivamente giocano un ruolo importantissimo per stabilire il feeling con lo strumento. Quindi d'ora in poi, quando ho info precise, ve le snocciolo tutte. Partendo da oggi, il manico è abitato al corpo, è in legno di acero e ha un profilo a U. Ti dico una curiosità su questi manici. In fabbrica Fujigen il taglio del manico è fatto a mano. Cioè, davvero, ci sono gli omini che con le forbici dalla punta non arrotondata ci tagliano dei manici stupendi. Noi invece non sappiamo neanche fare un centrino con un foglio di carta. Comunque l'ho trovato davvero comodo e molto scorrevole. Anche perché, senti qua, la tastiera è in granadillo e il radius varia in base alla posizione che hai sulla tastiera. Infatti il radius è un 10-14. Significa che più siete verso la paletta, più la tastiera è bombata. Più invece salite verso il body, più la tastiera si appiattisce per favorirvi quando dovete suonare a 8 milioni di note. Super mega iper ultra top. Per concludere con il manico, abbiamo 22 tasti con brevetto Fujigen che non sono mai completamente dritti. Ora fanno le chitarre anche per noi che abbiamo le mani fatte a forma di zoccolo di gnu. Significa che i tasti sono posati secondo il Circle Fretting System. Presentano una bombatura progressiva in modo da garantire alla corda e al tasto di avere sempre un'intersezione ad angolo retto per tutta la lunghezza della tastiera. Sì, ok, ma cosa ci facciamo noi con i tasti messi così? Allora, con i tasti messi così, tutte le note sono perfettamente intonate. Questa cosa ci permette di avere davvero tantissima stabilità su questa chitarra. Non è una fan fret multiscala o cose così. Non è una cosa che si percepisce mentre si suona. Semplicemente tasti e manico sono stati ottimizzati per rendere al 100%. E in più questo sistema dà anche un bel sustain alla chitarra. Infine vi faccio vedere il ponte cromato che è stupendo. È un tremolo di proprietà FGN. Il ponte, insieme alle meccaniche Goto, rendono questa chitarra di una rende questa chitarra di una stabilità disarmante, non si scorda mai. Ultima cosa, direi top, la chitarra viene fornita con una borsa molto bella per portarla in giro. Tante tasche, protegge il giusto, tanta roba. Ora però basta parole noiose, anche se lo so che voi siete nerd, che volete le chitarre, sapere tutte le caratteristiche, tutti... Comunque, ora suono un po' di riff per fartela sentire un po' in tutte le configurazioni. Tu scrivimi nei commenti quali riff riconosci. Chi ne indovina di più vince... Vince una foto di Mira autografata da lei. Con le zampine che suonano. Brava!
Direi che sia per i suoni, sia per come si fa suonare, credetemi, una tra le top. Per non parlare dell'estetica, che è davvero stupenda. Non a caso, anche nelle fasi finali di costruzione, la chitarra è costantemente curata dai migliori. Prendi come esempio la verniciatura. Queste chitarre sono davvero rifinite in ogni dettaglio. Questa è quella blu. Se vuoi vedere l'altra colorazione disponibile, rossa, c'è il video di Ricky di Febbre da Chitarra. Te lo lascio qui, stupenda anche lei. Io, a differenza sua, non sono un amante delle chitarre super strat, anche se comunque ho la mia 7 corde che, vabbè, merita un discorso a parte e ci ho fatto anche un video. È qui. Comunque questa per qualità e suono mi ha sorpreso tantissimo, è comoda e versatile. Ultimamente la versatilità è tra le cose che amo di più in uno strumento. Non serve neanche che ti dica cosa penso delle PRS ad esempio. Ti lascio qui un Ale che sembra un bambino quando apre l'ovetto Kinder e trova la sorpresa che te lo spiega. Anche lei è arrivata con la sua custodia morbida e col classico certificato di controllo qualità di Musical Store 2005. Comunque, anche questa chitarra copre un sacco di generi diversi, soprattutto grazie all'humbucker al ponte bello carico, ma allo stesso tempo abbiamo con gli altri pickup tutta la parte del suono, diciamo, Fender. Se sei arrivato fino a qui, meriti di sapere come sto psicologicamente nel mio periodo di allontanamento dalla Les Paul. Allora, è appena iniziato, quindi non sono ancora convintissimo di quello che sto facendo e ho paura di pentirmene. Per ora comunque devo dire che sta anche andando bene. Che schifo l'estrato, i single coil, beh! È che lei non l'ha presa tanto bene. Per tornare a questa FGN, comunque in descrizione trovi il link con tutti i dettagli precisissimi. Dagli un occhio quando hai tempo. Se questa chitarra ti è piaciuta almeno la metà di quanto sia piaciuta a me, lascia un bel pollicione in su e iscriviti. Poi vai nei commenti e fammi sapere assolutamente quali altre chitarre vuoi vedere sul canale. Ne ho lì alcune che io le vedo, sono lì, tu non le puoi vedere, ma non puoi neanche immaginare. Fossi in te, io attiverei la campanella. Fossi in te, attiverei la campanella delle notifiche. Sono in arrivo dei contenuti che sono di più. Noi ci vediamo venerdì prossimo con un nuovo video succosissimo.